Ciao a tutti. Quando lavoriamo con Logic in progetti importanti come potrebbe essere questo, dove abbiamo 53 tracce e tantissimi tipi di regioni, editing e di vario tipo, spesso abbiamo dei cambi di idea durante il percorso produttivo. È lecito. E ci sono varie strade per sperimentare nuove alternative. Una di queste, come vi ho fatto vedere in altri video, è quello del Project Alternative, dove io posso crearmi una nuova alternativa di progetto, ad esempio la salvo qua, destroy everything, salvo tutto ed ecco che sono in una nuova alternativa dove vado a togliere cose senza preoccuparmi di farmi del male. Le alternative sono anche molto utili per ritornare a progetti compromessi. Se ho delle alternative è facile che io le vada a recuperare, come vi ho fatto vedere in quest'altro video. Se io vado a salvare adesso, non devo preoccuparmi perché avrò salvato un backup soltanto di questa alternativa qua. Se io torno all'originale, ecco che ho tutto quello che dovevo avere. Non c'è solo la possibilità di avere alternative di progetto, ma c'è la possibilità di avere anche alternative di tracce. Facciamo un esempio, io voglio fare un'alternativa dove in questa traccia qua a un certo punto cambio e tolgo questa parte. Posso visualizzare le alternative di tracce. Ci sono due modi per farlo. Uno è andare nel menu Track, Show Track Alternatives, e l'altro è fare clic col tasto destro, Track Header Components, Track Alternatives. Ed ecco che compare questo simbolino qua. Questo simbolino qua mi fa vedere la possibilità di creare delle nuove alternative. Se io ci clicco sopra e faccio ad esempio un duplicate, ecco che avrò l'alternativa A e l'alternativa B della stessa traccia. Adesso vado sull'alternativa A e la rinomino, la chiamo original. Adesso vado nell'alternativa B, che sarà identica, la chiamo, la rinomino in test delete e vado qua e cancello questa parte e coloro diversamente questa. Ecco che se adesso io vado a vedere questa parte qua, se io vado nell'alternativa original avrò ancora tutto. Se vado nell'alternativa delete, ecco che ho cancellato tutto ciò che non mi interessava. Quindi pensate a quante cose io posso andare a fare creando alternative. Ad esempio qua cosa ho fatto? Qua invece che fare il duplicate, adesso lo zoom tutto schermo così vedete, quindi questa è l'originale, la rinomino e la chiamo original, la B la cancello cliccandoci sopra e andando su delete, inactive, erase, vammi solo, non ho fatto una stupidaggine, fantastico, Command Z, torniamo all'original e cancellami l'inattiva, quindi mi cancellerà la B. Bello andare in completa improvvisazione, succedono anche queste figuracce. Adesso io l'original posso duplicarla facendo la B, che rinomino, e la chiamo delete. E io qua vado, che ne so, vado anche a colorare diversamente soltanto delle regioni. E qua ho l'original. Qua c'ho il delete. Oppure posso proprio crearne una ex novo,
Quindi vado su, l'avete già capito prima che l'ho fatto, vai su New e fammi qualcosa di nuovo. Region, pattern region, fai un po' quello che c'hai voglia, insomma, fammi tutto quello che vuoi ed ecco che qua adesso avrò ben 3 alternative. Quindi, ricapitolando, le alternative di progetti sono sicuramente importanti, ma anche le alternative di traccia possono aiutarmi nella fase produttiva per provare nuove strade rispetto a quella che io volevo, rispetto a quella che avevo concepito inizialmente. Buona musica a tutti e auguro a tutti un buon fine settimana. Scusate la voce, ho un po' di raffreddore. Ciao!